Siamo in ufficio di Luca e oggi mi farà un ripasso di tutto ciò che ho trattato. Poi soprattutto vedremo come utilizzare tutto questo, quindi state con noi che ne vedrete delle belle. Ora iniziamo, Luca è lì come uno schiavo e io mi metto qui davanti e niente. Ti faccio vedere due cose che stanno succedendo proprio sui mercati in questo momento, nello specifico su euro-dollaro e sull'indice DAX, che è l'indice azionario tedesco. Due cose che hai già fatto vedere nei video sul tuo canale, ma li vediamo proprio nel momento attuale per capire come utilizzare un grafico proprio in tempo reale. Tanta roba. Bella lì, dai. Mi metto qua. Ok. Bene Riccardo, sul tuo canale hai già pubblicato due video dove hai spiegato in uno le basi e nel secondo video hai spiegato come utilizzare le trend line per fare un'analisi di un grafico, quindi ci tenevo a fare un attimo il punto della situazione, soprattutto per mostrarti come utilizzare la tecnica delle trend line in due casi reali che andremo a vedere utilizzando proprio i dati in tempo reale, utilizzando quello che effettivamente sta succedendo su due mercati finanziari molto molto importanti. Mi raccomando, se hai delle domande, falle va pure. benissimo e le farò di sicuro, anche perché io ho trattato cos'è e tanti mi hanno chiesto come fare per utilizzarlo, quindi è perfetto. Bene, quindi mi raccomando, perché le tue domande possono essere anche le domande di qualcun altro, di conseguenza non vergognarti a fare eventuali domande. Allora, quindi ripartiamo un attimo dalle basi. Trend line, come si tracciano? Tu l'avevi spiegato molto molto bene. Una trend line semplicemente unisce, nel caso appunto di una trend line ribassista, in questo caso due o più punti, in questo caso addirittura 3, dove sostanzialmente abbiamo dei massimi e minimi decrescenti. Quindi è un indicatore, è una retta sostanzialmente che ci aiuta ad individuare quello che è un trend. La cosa però più interessante non è tanto l'individuazione di un trend, quanto appunto il fatto che nel momento in cui una trend line viene rotta, quindi in questo caso trattandosi di una trend line ribassista, la rottura della trend line avviene dal basso verso l'alto, abbiamo un'informazione molto importante, ovvero abbiamo un'informazione che ci dice che il trend molto probabilmente ha svoltato, in questo caso verso l'alto. Quindi abbiamo un trend discendente, come vediamo appunto da questo grafico, e la rottura della trend line non fa nient'altro che avvisarci che questo trend ribassista ha svoltato. Una delle informazioni principali che ci dà questa rottura è proprio il punto di rimbalzo. Cosa significa? È molto probabile che in seguito alla rottura della trend line, che in questo caso avviene proprio in questo punto, lo vediamo, c'è una candela verde che passa in maniera molto violenta questa trend line, abbiamo un inizio di trend, ma abbiamo poi quello che giustamente tu nel tuo video hai chiamato pullback, e il pullback è proprio un momento in cui i prezzi tendono a tornare proprio sul punto di rottura. E quindi ti volevo far vedere questo esempio appena successo, proprio perché vediamo come... Qui siamo nell'euro-dollaro, come vedo. Esatto, scusa, non te l'ho detto, siamo sul grafico di euro-USD, quindi siamo sul grafico dell'euro contro il dollaro americano, e in questo caso vediamo proprio che effettivamente, come avevi spiegato nella tua lezione, in seguito alla rottura c'è proprio il ritorno, il pullback sul punto di rottura, ok? Quindi molto interessante questa cosa, che capita davvero nel 90% dei casi, proprio perché ci dà l'opportunità, questa dinamica che succede sui grafici, di poterci mettere al rialzo, quindi in una posizione long, nel momento in cui abbiamo una conferma appunto della svolta del trend. La cosa interessante che si può ottenere attraverso lo studio dei grafici con le trend line è che possiamo sapere anche dove i prezzi possono arrivare. Quindi le trend line ci possono dire non soltanto
quando i prezzi hanno svoltato, quando un trend da ribassista in questo caso è diventato rialzista, ma ci possono dare anche un obiettivo di prezzo. E in questo caso l'obiettivo di prezzo come si calcola? Semplicemente andando a tracciare quello che in gergo tecnico si chiama una trend line del ciclo superiore. E in questo caso non abbiamo fatto nient'altro che tracciare una trend line che, sempre con lo stesso concetto che hai ben spiegato tu nel video, va ad unire dei massimi ancora più alti rispetto ai massimi che abbiamo utilizzato per tracciare questa prima trend line, e in questo caso sappiamo benissimo che nel momento in cui i prezzi rompono una trend line, l'obiettivo che i prezzi hanno si va a posizionare proprio a contatto con la trend line del ciclo superiore. Quindi con Sì, la trend... quindi sommariamente, facendo un riassunto, tu quando vedi e hai analizzato che c'è una rottura della trend line, vai a vedere se c'è il pullback e quello è un momento buono per posizionarsi per poi puntare alla trend line superiore in modo riassuntivo. Ok. Esattamente. Chiaramente non sempre si riesce per vari motivi a diciamo sfruttare il punto migliore, che è proprio questo, quindi il primo pullback. Di conseguenza noi comunque sappiamo che l'obiettivo di questo movimento che è in corso in questo momento è la zona di 1,16, quindi la parte alta individuata da questa trend line che abbiamo appena tracciato, e di conseguenza, sapendo che nel momento in cui un trend è partito segna massimi e minimi crescenti fino all'obiettivo finale, sostanzialmente potrò sfruttare quei movimenti, come per esempio sta succedendo in questo momento su euro-dollaro, quei momenti di debolezza in cui appunto posso entrare al rialzo su un mercato che momentaneamente sta segnando un ribasso, ma che so benissimo essere un ribasso all'interno di un trend più ampio in salita. Potrei tracciare anche una trend line ribassista dal punto che si trova a metà. Se tu ti metti a metà del grafico c'è una esatto lì. Ok. E poi perché non si può trovare una trend line che abbia un trend più leggero verso il basso per poi sfruttare e cavalcare quella, e quindi come Tieni presente spiegavo. sempre la cosa più importante quando si tracciano le trend line è capire da dove bisogna cominciare a tracciarle. E se ti ricordi, nella lezione sulle trend line del corso avevamo detto che le trend line si tracciano partendo dal punto più alto per le trend line ribassiste e partendo dal punto più basso del grafico per le trend line rialziste. Quindi in questo caso, se tu volessi partire da qui, con questo grafico non avrebbe senso, perché sarebbe un punto assolutamente casuale del grafico da dove partire, dove sì potresti tracciare una linea che però sarebbe una linea assolutamente senza senso e senza motivo, perché la regola che ti consente poi di tracciare poche trend line ma buone ti dice che bisogna sempre partire dalla parte alta e scendere a ventaglio fino a che non si trova appunto una trend line interessante per noi, ovvero che ci dia delle informazioni attuali che ci interessano, capito? Perfetto, così abbiamo fatto anche un ripasso da dove iniziare a tracciarle, diciamo. Esatto, Perfetto. questo è estremamente importante, perché altrimenti poi succede, come purtroppo si vede ogni tanto sui grafici magari di qualche analista, decine se non centinaia di trend line che alla fine però non ti danno nessun aiuto ad interpretare il grafico, anzi ti incasinano e basta la vita. In questo caso abbiamo due linee, sappiamo che queste due linee sono corrette, abbiamo il punto dove sappiamo che il trend ha svoltato verso l'alto e abbiamo il punto d'arrivo. Sappiamo poi appunto che un trend si sviluppa con massimi e minimi decrescenti nel caso di un trend al rialzo, motivo per cui per esempio in questo caso già si potrebbe pensare che questo attuale è un momento propizio per entrare al rialzo sull'euro-dollaro, perché sappiamo che l'obiettivo finale di questo movimento è posizionato sulla trend line e sappiamo che un trend si sviluppa con massimi e minimi crescenti. Di conseguenza in questo momento, come ti dicevo, siamo in un momento di trend ribassista
ma all'interno di un trend che è di base rialzista, quindi stiamo sfruttando un momento di debolezza, un momento in cui i prezzi vanno in maniera contraria rispetto a quello che è il trend principale al rialzo, che ci porterà fino a 1,16. Perfetto. Ti volevo far vedere un altro esempio, in questo caso ci spostiamo sull'indice DAX, quindi l'indice tedesco, l'indice azionario tedesco, e anche in questo caso abbiamo un bel esempio che mi porta poi a ricordarti una delle regole importanti dell'utilizzo delle trend line. Anche in questo caso che cosa vediamo? Beh, vediamo prima di tutto che qui abbiamo avuto la rottura di questa trend line. Ok, lo vediamo appunto qua. Anche in questo caso, proprio in corrispondenza del punto di rottura, abbiamo avuto il famoso pullback e in seguito alla ripartenza del trend verso l'alto abbiamo avuto i prezzi che sono arrivati, guarda caso, proprio a ridosso della trend line del ciclo superiore. Ok, quindi molto molto semplice. In questo caso poi abbiamo avuto anche una seconda rottura in questo punto. Abbiamo avuto questa rottura che ci ha dato la conferma che il trend sia nuovamente rialzista e di conseguenza dobbiamo andare alla ricerca di un punto, di un target. In questo caso però che cosa succede? Non abbiamo un'altra trend line perché quella appena rotta era l'ultima trend line. Di conseguenza, Immagino da ignorante, immagino che tu adesso fai l'analisi della rottura del trend e quindi ipotizzi un rialzo, immagino. esatto, esattamente, Ok. perché chiaramente in questo caso, essendo che questa trend line è stata rotta verso l'alto, abbiamo un'ulteriore conferma che questo ciclo, questo appunto trend ha dato una conferma al rialzo, proprio perché una trend line ribassista è stata rotta al rialzo, abbiamo comunque una conferma che è partito un ciclo al rialzo. Ma dove arriverà questo rialzo? Siccome non abbiamo un'altra trend line, molto semplicemente che cosa si fa? Si va sul punto, a livello del punto dove questa trend line è stata generata e si traccia semplicemente una trend line orizzontale e il target, quindi l'obiettivo di prezzo di questo movimento sarà appunto questa linea orizzontale, ovvero il prezzo, il livello di prezzo che ha dato origine a tutto il movimento ribassista che abbiamo analizzato con questa e con questa trend line. Ho capito tutto, non ho alcuna domanda questa volta. Bene, mi fa piacere perché ti dico, è un modo molto semplice di analizzare i grafici, ma molto efficace, come hai visto, anche perché Anzi, l'unica domanda che mi è venuta prego, in questo momento è se nel caso abbiamo fatto l'analisi che adesso il prezzo punta alla linea che abbiamo tracciato. sì. Un buon momento per entrare ad ora, se vuoi entrare long ovviamente, aspetti un ritorno del prezzo dove e se questa considerazione è giusta? Ok, allora assolutamente una considerazione molto corretta perché poi l'obiettivo di un'analisi è sempre quello di tradurre in pratica quello che vediamo sul grafico e quindi dobbiamo sempre chiederci appunto quando entrare e perché. In questo caso, al contrario della situazione sull'euro-dollaro dove siamo già in una fase di debolezza, quindi vediamo che siamo già appunto dopo diversi giorni, dopo qualche giorno di ribasso in una fase dove se vogliamo entrare long già compriamo bene. In questo caso proprio è l'opposto, nel senso che per quanto noi siamo interessati ad andare al rialzo su questo indice, siamo in un momento dove i prezzi sono saliti, faccio uno zoom, da 4 giorni. Di conseguenza non è il momento ideale questo. In questo caso, in questo specifico caso, aspetterei un momento di debolezza, quindi un paio di giorni di ribasso, oppure il ritorno in una zona di supporto molto molto forte che potrebbe per esempio essere questa qui. Ecco qua, un ritorno dei prezzi per esempio in area 12.246 mi farebbe propendere per
una nuova apertura al rialzo delle posizioni. Però se sei d'accordo, questa cosa qui è un po' più pratica, la vediamo in un prossimo video, perché chiaramente avrebbe bisogno degli approfondimenti un po' più importanti, e siccome è una parte molto importante preferirei dedicargli un video a Sì, sì, parte. sì, certamente, era soltanto per concludere l'analisi su dove andresti ora. Perfetto, comunque ecco, tieni presente che sapendo che io voglio arrivare fino qua in alto, perché l'importante è sapere dove voglio che i prezzi arrivino, quindi dove penso che i prezzi arrivino secondo la mia analisi, so benissimo che se effettivamente i prezzi arriveranno là, ci arriveranno con un movimento di questo tipo, ovvero con un movimento tra alti e bassi in un trend tendenzialmente rialzista, ma che non potrà non segnare qualche giornata di ribasso. Di sicuro non voglio entrare al rialzo dopo 4 giorni di rialzo. Certo, sì, 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 Ok? certamente. Ovviamente cerchi di comprare un qualcosa a sconto, Esattamente, esattamente. Questo vale per il trading online come per anche nella l'investimento vita. negli immobili o in qualsiasi cosa, si cerca sempre di tirare il prezzo. Poi, chiaramente potrebbe succedere che i prezzi da qui senza fermarsi vadano qui, e in questo caso avrei perso semplicemente un'occasione, ma non ho perso dei soldi. E la prima regola del trading online è cercare di non perdere soldi. Prima di guadagnare dobbiamo capire come fare a non perdere. Sono d'accordo, sono d'accordo, non mi lasci nulla da dire. Bene, allora Riccardo, al prossimo video. Grazie mille della tua disponibilità, ma adesso ti ringrazio off camera. Va bene.